In questa 10ª lezione parliamo di competenze e più che competenze tecniche, quelle che riguardano il nostro prodotto o servizio che vendiamo, che francamente oggi no, sono date per scontate perché non possiamo pensare di approcciare a un mercato senza conoscere veramente bene quello che vendiamo. E più che competenze relazionali, no, che sono quelle di cui stiamo parlando in questo percorso e che penso che acquisirai attraverso queste lezioni insieme. Oggi, in questa 10ª lezione, vorrei parlare di una competenza molto particolare, che è quella che riguarda il mercato in cui operiamo, ovvero la capacità di essere consulente. La consulenza è un qualcosa di cui, la consulenza nella vendita intendo, è una cosa di cui tutti si riempiono la bocca, giustamente, ed effettivamente penso che sia un po' la nuova frontiera attorno a cui i professionisti della vendita devono evolvere. Ma che cosa significa essere consulenti? Beh, ci sono alcuni aspetti che ritengo veramente interessanti, come ad esempio il fatto che tu visiti n clienti, no? 50, 100, 200, quelli che sono, hai un vantaggio enorme rispetto al singolo cliente con cui sei di fronte in quell'istante. E cioè lui conosce bene il suo ferramenta, la sua farmacia, la sua agenzia di assicurazioni, i suoi clienti, i consumatori che acquistano i suoi prodotti e servizi. Ma tu, avendo il panorama completo di tutti i suoi concorrenti, ovvero tutte le farmacie, tutti i ferramenti in zona, tutte le società di assicurazioni, hai un quadro di cosa la concorrenza del tuo cliente sta offrendo su un territorio più o meno circoscritto. Capisci che questa cosa per il cliente, se la sai vendere, è una cosa molto importante perché hai una visione di quello che il mercato sta offrendo e come esso sta cambiando e tutto questo per il tuo cliente sono informazioni preziose. Un altro aspetto, ci sono i nostri concorrenti, no? E i nostri concorrenti offrono prodotti e servizi simili ai nostri o diversi o iniziano ad offrire prodotti e servizi che iniziano a essere diversi dai nostri in un certo ambito. Tutto questo, secondo te, per la tua azienda è importante come informazione da ricevere? Penso proprio di sì. Allora vedi come approcciare all'idea di fare vendita con un quadro, no? Di consulente nei confronti del cliente, ma non solo, anche nei confronti della nostra azienda, dell'azienda per cui tu operi, raccogliendo un pochettino quello che la concorrenza sta evolvendo, è un aspetto molto molto interessante che cambia completamente il pacchetto di valore che tu sei in grado di offrire sia al tuo cliente sia alla tua azienda. Un terzo livello assolutamente interessante è quello che riguarda la struttura del mercato. All'interno di questo sarà difficile muovere dei passi insieme perché l'analisi del mercato è una delle analisi più complesse che esiste nel management, però quello che mi farebbe piacere vedere insieme a te è capire come il tuo mercato funziona, cioè fare in modo che tu rifletta su come il tuo mercato funziona. C'è la tua azienda che vende dei prodotti e servizi, c'è il tuo cliente che li acquista per rivenderli a un consumatore finale, ci sono dei concorrenti. Bene, dopodiché chi c'è? Ci sono degli altri intermediari che parallelamente ai tuoi negozi o parallelamente alla tua azienda raggiungono altri negozi, altre tipologie di negozi che raggiungono direttamente il consumatore finale? Bene, capire quali sono i differenti livelli del tuo settore, capire come questi sono concatenati, capire come il valore che un produttore o un distributore cerca di costruire e trasferire al cliente è un aspetto molto importante perché ti aiuta a capire come funziona il tuo settore. Capire come funziona il settore diventa un collante che mette insieme le informazioni strategiche che tu raccogli ogni giorno sui vari clienti che visiti, le informazioni strategiche che raccogli sui clienti riguardo i tuoi concorrenti, ok? E
ti consente tutta questa comprensione di capire come il mercato sta evolvendo, come la concorrenza sta evolvendo, come l'offerta dei negozianti, i tuoi clienti sta evolvendo. Tutto questo ti sembrerà banale o impossibile da comprendere, non lo so, però non è né banale né impossibile. Non è banale perché è questo che guida la trasformazione di un mercato, di un settore, e capire per te come questa trasformazione sta avvenendo è di fondamentale importanza non solo per il tuo lavoro oggi, ma soprattutto per quello che potrai fare domani e quindi come il tuo lavoro, come il tuo ruolo può e dovrebbe evolvere domani. Tutte queste informazioni sono vitali per il cliente, per il tuo cliente che ogni giorno visiti e che è ignaro di quello che sta succedendo o almeno non ha la tua conoscenza di quello che sta succedendo sugli altri punti vendita, può non avere molto spesso il cliente non ha la visione di come il settore sta cambiando e capisci che riuscire a portare tutte queste informazioni che non vanno snocciolate come una lezione al cliente perché molte volte stupidamente non ha voglia di farsela fare, ma sono informazioni che devi imparare a erogare in funzione di quello che quella trattativa quel giorno sta portando sul tavolo, no? E vedrai, ti renderai conto che portando queste informazioni importanti per il cliente attribuirà più importanza al lavoro che fai, alle informazioni che gli stai dando, al tempo che dedica con te. Allora questo punto è molto importante perché se il cliente comprende che il tempo che sta dedicando a te è un tempo che gli porta un valore, che ha della qualità perché lo aiuta a fare delle riflessioni su come il mercato sta cambiando e su come forse il suo punto vendita dovrebbe cambiare in accordo ai cambiamenti di mercato, questo comporta un piccolo ma fondamentale cambiamento nella testa del cliente, e cioè quello di percepirti come un consulente. Di conseguenza, quando dopo 2 minuti o 5 avrete finito di parlare di quello che il mercato sta cambiando, quando attaccherai a parlare del tuo prodotto e servizio, a quel punto tu inizierai a parlare con la veste di consulente, con una awareness, con una riconoscibilità per il cliente che per lui sarà molto più portato ad ascoltarti e per te sarà molto più facile farti ascoltare appunto e quindi riuscire a proporre nella migliore maniera quello prodotto o servizio che stai presentando agganciato ai bisogni del cliente che hai davanti. Ho preparato delle slide che mi fa piacere vedere molto rapidamente con te. È un esempio che viene dal pharma per riuscire un pochettino a andare dentro e a portare un esempio pratico di che cosa vuol dire fare consulenza. Troverai delle similitudini tra il settore del pharma e il settore in cui tu operi. Il consiglio che ti do, più che guardare i contenuti specifici che ti porto, guarda i livelli di analisi su cui mi muovo per mutuare all'interno del tuo settore dinamiche e analisi simili, in modo che riuscirai a capire cosa all'interno del tuo settore devi imparare a osservare e a comprendere per riportare poi al cliente, al tuo cliente e all'azienda anche, quelle informazioni che ti consentiranno di avere più valore, no? Per il tuo cliente, più valore per la tua azienda. Nel farmaceutico, come forse anche nel tuo settore, ci sono 2 grossi elementi disruptivi, no? 2 grossi elementi che stanno cambiando veramente il sistema del settore, e cioè l'ingresso dei capitali che stanno comprando farmacie, stanno costruendo catene di farmacie come non era mai successo prima e come invece in altri settori magari è successo diverso tempo fa. Tutto questo si porta dietro, come vedremo nella slide, una serie di ripercussioni
affatto banali. Il secondo aspetto che approfondiremo immediatamente a seguire è un aspetto che sicuramente riguarderà anche il tuo settore, e cioè quello dell'ingresso dell'e-commerce, o meglio dell'aumento della quota di fatturato che l'e-commerce sta strappando ai tuoi clienti. E tutto questo, come capisci, insomma, ha ripercussioni importanti per tutti noi, perché è un qualcosa che noi, l'azienda e i nostri clienti tutti assieme, è un qualcosa che siamo chiamati a fronteggiare in un modo o nell'altro, o comunque qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Ritornando al primo elemento, quindi l'ingresso delle catene nell'acquisto di farmacie, questa cosa nel farmaceutico sta impattando sulla distribuzione all'ingrosso. Le farmacie sono raggiunte sia dalle aziende dirette, che hanno delle reti di vendita con dei venditori che vanno in farmacia e cercano di vendere i loro prodotti, e sia la farmacia è rifornita quotidianamente da un grossista, che può essere un grossista vero e proprio, una società di capitali, oppure una cooperativa che fa da rifornitore, i cui teorici proprietari sono i farmacisti, ma è un'azienda che opera, è portatrice degli interessi e opera, diciamo, secondo un modello parzialmente diverso rispetto a quello dei grossisti. Vedi, i grossisti ad esempio hanno del capitale proprio, essendo delle società per azioni, e possono convincere, come sta succedendo, i propri azionisti a comprare N farmacie, e tutto questo gli sta dando una forza che è affatto banale, no? Le cooperative, a differenza, non essendo società di capitali, ma avendo un numero molto molto grande di soci, che sono i farmacisti, da cui è difficile metterli tutti quanti d'accordo per avere immensi capitali per comprare decine e centinaia di farmacie, questa cosa sta impattando in maniera diversa, perché le cooperative non riescono a comprare e costruire una catena di farmacia o catene di farmacie. I grossisti, al contrario, riescono a fare questa cosa. Questa differenza impatta anche su tutte le multinazionali, no? Noi abbiamo multinazionali nel farmaceutico importantissime, che vengono farmaci, salvavita e non, che vendono prodotti pubblicizzati e non, integratori, farmaci che vanno sopra il banco, farmaci su prescrizione, farmaci senza obbligo di prescrizione. Tutte queste categorie, no, hanno chiaramente delle strategie commerciali diverse, ma la cosa più interessante qual è? È che questi grossi brand, cioè queste multinazionali, sono proprietari di brand molto importanti, no? Che quando vengono vendute alle catene di farmacie, le catene, avendo un peso specifico, avendo una capacità di fare sconti superiore alla farmacia singola, alla farmacia indipendente, trasferiscono questi sconti, questo potere di acquisto che hanno nei confronti delle multinazionali, lo trasferiscono facendo delle offerte al consumatore finale. Quindi il mega brand che arriva al consumatore finale attraverso una farmacia in catena proprietaria di un grossista, arriva con un prezzo al pubblico finale che è abbastanza aggressivo e basso. Tu capisci che lo stesso prodotto, lo stesso brand venduto da una farmacia indipendente, che non ha lo stesso potere di acquisto di una catena, non può fare lo stesso sconto, quindi farà un prezzo al pubblico più alto, e tutto questo creerà un conflitto, no? Non solo tra la farmacia in catena e la farmacia indipendente, ma anche tra la multinazionale e la farmacia indipendente, perché quella multinazionale attraverso un canale starà favorendo un'aggressività dei prezzi e un taglio dei prezzi che erode la marginalità del farmacista, mentre attraverso l'altro canale della farmacia indipendente quello stesso mega brand si trova svantaggiato rispetto alla vendita nella farmacia in catena. Tutto questo ha ripercussioni enormi. Ma tutto questo apre anche delle opportunità importanti, perché se io sono un venditore che vende prodotti non mega brand,
È chiaro che a quel punto posso andare dalla farmacia e dirgli: ascolta Luigi, amico mio, oggi vedi che questi mega brand sono scontati su N canali in vari modi in maniera che tu non riesci a fare. Per quale motivo questo prodotto, che è un pochettino più di nicchia, un pochettino meno conosciuto, ma non è diciamo buttato fuori con prezzi impossibili, no? Da tutte le parti, perché non diventa il prodotto che tu, conoscendolo, conoscendone la qualità e vedendone che un prodotto di nicchia che un pochettino protegge il tuo mercato, la tua farmacia, la tua proposta, è un prodotto su cui decidi di puntare? Capisci che fare un discorso del genere a un cliente effettivamente diventa molto interessante, perché è un discorso che riflette un cambiamento di mercato, un cambiamento che si sta verificando nel mercato, per cui io da venditore riesco a leggere e riesco a proporre il mio prodotto in una veste che risolve un problema gigantesco per il cliente. Bene, tutto questo significa fare consulenza anche, no? E riuscire a spiegare tutto questo ai nostri amici farmacisti significa aiutarli a capire come sta cambiando il loro settore, che a sua volta mi aiuterà a vendere il mio prodotto o servizio che voglio vendere in quella farmacia. Venendo all'altro aspetto disruttivo, quello dell'e-commerce, dell'ingresso dell'e-commerce, qui capisci facilmente che i prodotti mega brand sono più facilmente venduti anche attraverso l'e-commerce, sono più facilmente aggrediti con sconti sull'e-commerce in maniera più importante, e anche qui vale il discorso che abbiamo fatto per le catene, cioè se io propongo un prodotto che non è un mega brand, che è un prodotto di nicchia e che non è presente sull'e-commerce a prezzi stracciati, per il mio cliente farmacista o per il tuo cliente ferramenta o nel settore in cui operi, mettere in luce questo aspetto con il tuo cliente e fargli capire come il cambiamento di mercato sta impattando in maniera importante su questa cosa e il tuo prodotto o servizio risolve un problema strutturale nel tuo settore, ti consente di andare a dire delle cose che hanno una forza e una concretezza e che il cliente non può non riconoscere. Ok? Ecco, spero che questo semplice esempio ti aiuti a capire cosa è importante guardare nel tuo settore, perché, e una volta che hai acquisito degli insight, riuscire a capire in che modo i tuoi prodotti e servizi della tua azienda riescano a incontrare, no, questi cambiamenti di mercato, e in che modo puoi presentare tutto questo affinché il tuo cliente sia protetto, sia avvantaggiato da un acquisto da te. Conclusione è che la farmacia indipendente è impattata appunto da elementi e attori in maniera molteplice, con possibilità di riconfigurazione delle alleanze. Quest'altra slide, qui vedi una farmacia indipendente, se troviamo il cursore, una farmacia indipendente che è contornata appunto da grossisti e cooperative da una parte, che sono i suoi partner strategici, diciamo a fianco delle reti di vendita dirette delle aziende che contattano direttamente la farmacia. Dall'altra parte hai i mega brand, no, delle multinazionali che vendono anche alle catene di farmacie, che vendono anche all'e-commerce e creano questa situazione di difficoltà alla farmacia indipendente che dicevamo prima. Quindi l'e-commerce sfrutta chiaramente la forza dei mega brand e il venditore diretto, vedi che in questo scenario che ho cercato di illustrarti, riesce a inserirsi nel rapporto tra grossista e cooperativa, perché può andare dal suo cliente farmacista e dirgli: ascolta Luigi, Mario, Francesco, Giovanni, la tua grossista di fiducia sta costruendo questa tal catena di proprietà, piuttosto che la tua cooperativa di fiducia sta perdendo forza perché i grossisti la stanno incalzando, vedi che la mia azienda
ti porta questo prodotto, questa soluzione, questo servizio con questi vantaggi per te, considerando quello che sta succedendo dal mercato, perché non consolidi il rapporto con la mia azienda com'è, no? Sfruttiamo delle opportunità che questo cambiamento di mercato ci sta dando. Il venditore diretto da quest'altra parte, vedi che si può andare a inserire, per il ragionamento che abbiamo fatto, anche a posto dell'e-commerce, facendo notare al suo cliente che determinati mega brand che lui è abituato a comprare dalle multinazionali, oggi quei prodotti sono distribuiti attraverso il commercio elettronico a dei prezzi molto più competitivi, di conseguenza invece di quei prodotti il punto vendita si può specializzare su soluzioni molto tecniche, molto mirate, su brand meno conosciuti che possono aggiungere valore al consumatore finale che acquisisce dei prodotti magari a un miglior prezzo perché il mega brand ha un costo e questo ormai lo sappiamo tutti, e al contrario comprando dei prodotti di nicchia specifici per determinate esigenze che non si trovano da tutte le parti, abbiamo trovato una soluzione che è win-win-win per il nostro cliente, per il consumatore finale e per noi e la nostra azienda che andiamo a proporre queste soluzioni. Il venditore in una circostanza di questo genere acquisisce quindi importanza non solo per il suo cliente perché continua a portare soluzioni per fronteggiare il cambiamento, ma anche e soprattutto la sua azienda, perché quando approcciamo il ruolo di venditore come portatore di informazioni che possono essere strategiche per l'azienda riguardo a quello che stanno facendo i nostri concorrenti, riguardo a quello che sta evolvendo in termini di richieste dei nostri clienti, riusciamo a portare all'azienda che delle volte non è sul campo, anzi sempre non è sul campo come ci stiamo noi ogni giorno, riusciamo a portare delle informazioni strategiche che possono essere molto utili per aiutare l'azienda a capire come far evolvere la propria offerta in un mercato che sta cambiando. È stato un piacere passare insieme a te questa ventina di minuti, spero che le informazioni che sono arrivate ti siano utili. Ripeto, applica l'esempio che abbiamo fatto per il farmaceutico al settore in cui tu operi e capirai cosa andare a leggere, cosa andare a studiare per capire cosa andare poi a riportare al cliente, all'azienda e promuovere il tuo ruolo di venditore consulente nella maniera che ti consente di avere più valore possibile sia per il tuo cliente sia per la tua azienda. Nella prossima lezione affronteremo un caso e un esercizio molto pratico che riuscirà a mettere un pochettino insieme tutte queste cose che stiamo dicendo in questa sessione sulle competenze della vendita e vedremo un pochettino di tirare le fila di quello che ti è rimasto. Ciao, a presto!